Salve a tutti! Nello scorso video avevo presentato lo schema blocchi del progetto di stazione saldante ad aria calda, mentre adesso ho realizzato anche lo schema logico della scheda elettronica che andrà realizzato. Quindi, riprendendo il discorso dell'ultimo video, abbiamo che dalla nostra sorgente AC devo andare ad alimentare la scheda che è direttamente alimenta direttamente il filamento resistivo, ma devo anche andarmi a generare tutte le tensioni ausiliari che servono ai vari schedini presenti nel circuito. Quindi dovrò, tramite un convertitore a CDC, andarmi a generare la 12 volt, che poi a sua volta tramite un LDO andrà ad alimentare il microcontrollore e lo schedino di preamplificazione della termocoppia. Infatti il segnale della termocoppia che arriva, poi ne parlerò nello specifico nel video in cui andrò a realizzare questo schedino, in pratica è un segnale molto debole. Probabilmente il picco sarà 20 mV, quindi avrà bisogno di uno stadio di preamplificazione per essere letto dal microcontrollore. Quindi la 5 volt andrà ad alimentare questo schedino più il microcontrollore. Dopodiché avrò la necessità anche di una 24 volt, in quanto ho visto che la ventola della pistola dell'aria calda è alimentata a 24 volt. Quindi ho la necessità di andarmi a costruire uno schedino dove al suo interno ci sia lo stadio boost che porta la 12 volt a 24 volt più un minimo stadio di interfaccia col micro, in modo da andare a controllare poi la PWM che va alla ventola dell'aria calda. Mentre per quanto riguarda ancora la schedina principale, ovvero quella che riscalda il filamento, per poter essere controllata dal micro c'è bisogno di uno stato di driver. Infatti non ho a mia disposizione, ma in generale è difficile trovare, soprattutto per il costo, transistor logici a quella tensione. Quindi, essendo che i microcontrollori in genere hanno un'uscita che può variare da 3.3 a 5 volt, non esiste un microcontrollore che sui pin di output ti porta la 12 volt, 5 volt non sono sufficienti ad andare a accendere poi il MOS che va a controllare la PWM. Quindi ho la necessità di uno stato di driver che, interfacciandosi col micro, vada poi ad accendere il MOS presente su questa scheda. Quindi, quali sono i blocchetti più, diciamo, interessanti e complicati da costruire? Saranno la scheda che alimenta il filamento, la scheda di boost più il controllo della ventola, lo schedino di interfaccia di preamplificazione e la programmazione del micro. Quindi saranno questi i 4 nodi principali del progetto. Quindi nei prossimi video vi farò vedere come si costruisce ognuno di questi, più poi l'assemblaggio generale e la verifica che funzioni tutto. In questo video parto dalla realizzazione del boost a 24 volt più lo stadio di interfaccia col micro. Per la realizzazione dello stadio di boost ho deciso di usare l'integrato UC3843, che è un integrato molto economico e soprattutto molto versatile, in quanto tramite le sue possibili configurazioni è possibile utilizzarlo per progettare boost, buck boost, flyback, quindi è davvero molto versatile. E leggendo il datasheet e studiandolo un attimo, ho ricavato questo circuito da una sua application note e inoltre, sapendo quali erano le specifiche del mio progetto,
ho messo alcuni valori custom che in questo momento vi spiegherò, diciamo quelli più salienti. Per quanto riguarda la 100K e un nano, questi riguardano il feedback e il nodo di compensazione, quindi sono presi da datasheet. Stessa cosa per quanto riguarda il valore di 10K e un nano, che in pratica vanno a fissare la frequenza di switching intorno ai 150 kHz. Ho scelto di usare un induttore da 50 micro, in quanto a questa frequenza e per le basse potenze che dovrà erogare risulta più che sufficiente. Punti salienti, inoltre, voglio consigliarvi di usare sempre in questo tipo di applicazioni un diodo posto in questo modo fra l'alimentazione di ingresso e uscita, in modo che il transitorio iniziale sia il più dolce possibile. Di utilizzare diodi ultra fast, ovvero io ho utilizzato un UF 4007 che per questo tipo di applicazione e per i tempi di recupero che ha forse è il miglior candidato possibile, anche perché è molto economico. Vi raccomando sempre di introdurre un trimmer quando fate questo genere di prototipi, perché essendo che userò resistenze da 1/4 di watt con tolleranza del 5%, è difficile che l'uscita sia poi esattamente quella voluta, anche andando a calcolarla. Quindi c'è sempre bisogno di un trimmer che, interagendo sul feedback, vada poi a effettuare una regolazione di fino. Per quanto riguarda invece la resistenza di shunt per il sensing di corrente, qui diciamo quello che vi consiglio e quello che ho fatto io è stato quello di andare a utilizzare un filo di nickel cromo. Infatti, essendo questi valori così bassi di resistenza per andare a leggere la corrente, è difficile poi avere a portata di mano in un laboratorio sempre il valore di resistenza che ci occorre, perché comunque questa resistenza da 0.2 ohm viene calcolata grazie al reference presente sul datasheet. Quindi viene calcolata a seconda della potenza di uscita che si vuole avere. Quindi per farla io ho utilizzato questo filo di nickel cromo, che risulta molto comodo, perché se in laboratorio avete 2 o 3 diametri disponibili di questo filo, infatti andando a calcolare tramite il valore che viene letto sul filo, che può essere calcolato online, gli ohm per metro del filo di nickel cromo, è possibile andare a tagliare giusto la lunghezza che a voi vi serve per ottenere queste resistenze. Per esempio, questa resistenza io l'ho ottenuta tagliando un filo di nickel cromo di diametro 0.3 mm con una lunghezza di 1,5 cm. Ora, quello che farò è andare a mettere tutti i componenti che ho selezionato con il valore riportato nello schematico prima su una breadboard, quindi li monterò lì e andrò a verificare che il circuito funzioni. L'ho già simulato su Spice, quindi quello che mi aspetto è vedere le stesse forme d'onda che ho visto in simulazione anche sull'oscilloscopio. Dopodiché, se tutto funziona e non ci sono problemi di stabilità, tendenzialmente si potrebbero verificare dei problemi di stabilità nel feedback. Essendo comunque retrazionato il circuito, è bene verificare che sia stabile e che non ci siano problemi in generale per qualsiasi scheda. Dopodiché andrò a saldarle su una 1000 fori e andrò a fare i test finali. Ultima cosa, stavo quasi per dimenticarmi la parte più importante, ovvero l'attivo.
Come attivo ho scelto questo MOS, l'IRFZ44N, che è un MOS commercialissimo e molto economico. Per questa applicazione è un cannone, però c'ho solo questo, quindi lo uso, con una resistenza di gate di 47 ohm. Eh, Questa qui l'ho calcolata andando a vedere la corrente massima che può erogare il driver del nostro integrato, con un bel fattore di sicurezza, anche perché non essendo un'applicazione in potenza non serve mettere resistenze basse o altissime, quindi 47 ohm è una resistenza equilibrata per questa applicazione. Ok, vado a montarlo sulla breadboard. Ho montato tutti i componenti sulla breadboard e ho già acceso la scheda e funziona perfettamente. Ho collegato le sonde, adesso vi faccio vedere qualche forma d'onda per farvi rendere conto in modo più chiaro. Ho collegato la sonda gialla, ovvero vedrete la forma d'onda gialla sull'oscilloscopio che si riferisce all'uscita. Quella verde si riferisce al segnale di gate prima della resistenza, quindi in uscita dal driver dell'integrato. Quella di colore rosa dopo la resistenza, quindi proprio sul gate del MOS, mentre quella di colore blu l'ho messa sul drain. Queste sono le forme d'onda. Come potrete vedere, essendo a carico aperto, in questo momento il circuito è in una condizione di light load, quindi si può vedere che in pratica l'induttore oscilla perché il segnale di gate avviene una volta ogni tanto, quindi non siamo proprio a 150 kHz, ma non è necessario perché ovviamente l'integrato vede che la tensione è fissa su 24 volt e quindi non accende il gate. Quindi si può vedere questa è l'uscita dell'integrato e infatti poi quindi il segnale verde è prima della resistenza, quello rosa dopo, e infatti si vede che sale più lentamente perché c'è la 47 ohm in mezzo. E si vede quando si accende il MOS come va giù la tensione di drain, poi ovviamente si spegne e va su, e come potete vedere qui taglia, quindi qui è il momento in cui trasferisce energia perché arriva a 24 volt, si accende il diodo e trasferisce energia e poi oscilla. Come potete vedere ho messo la misura della tensione media in uscita, in questo momento è 23 volt, quindi adesso vi farò vedere l'utilità del trimmer, perché vado a regolare, vedete sta salendo, ecco qua, regolando di fino si è portato adesso a 24 volt giusti in uscita. Ok, adesso vado a mettere un carico e vediamo. Ho montato il carico di 100 ohm, una resistenza in ceramica da 5 watt, no, questa è in cemento, 100 ohm perché ho calcolato che sarebbe la potenza massima assorbita dalla ventola quando va al massimo numero di giri. Ho già preso l'acquisizione e ho staccato già l'alimentazione perché assorbe un bel po' di watt, quindi stava diventando incandescente. Ecco qui. Ora qui sono tutte sovrapposte, quindi adesso le disattivo e ve le faccio vedere una alla volta. Questo è il segnale di gate, no, del driver prima della resistenza. Questo è il segnale dopo la resistenza, come potete vedere combaciano, e questa volta sono
molto più simili in quanto non essendo più in light load eh, il segnale dura di più e quindi la resistenza, l'effetto della resistenza si sente di meno. E questa modalità può sembrare strana, il fatto che ci sia questo picchettino dopo un lungo ciclo, ma vi ricordo che questo integrato è un current mode e due, siamo ancora non in full load, ma questa è una modalità di burst, quindi è tutto regolare, anche da simulazioni su Spice, che poi metterò in allegato al video, quindi potete scaricare e simulare. Eh, L'integrato sta funzionando correttamente in burst mode. E infine questi sono il segnale di drain. Come potete vedere, appunto, ecco qui, è basso quando il gate è alto ed è alto quando il gate è basso. Quindi anche qui quando si riaccende va per un attimo basso, poi va di nuovo alto, poi quando sta spento per molto tempo il gate ci sono un po' di oscillazioni con la capacità di drain. Comunque il MOS IRF 44 è un buon MOS, però ha una capacità di drain source davvero elevata, quindi come potete vedere le oscillazioni sono ben visibili e hanno un periodo molto alto proprio dovuto al fatto che ha una capacità drain source molto elevata. Quindi il circuito funziona correttamente, almeno fino alla potenza di cui abbiamo bisogno. Non posso spingermi oltre perché ho dimensionato i componenti per poter reggere massimo questa potenza. Infatti il diodo massimo riesce a reggere 1 ampere RMS in uscita, stessa cosa l'induttore, questo qui è un bottoncino, quindi vorrei farvi vedere di più, ma se portassi fuori molti watt rischierei di distruggere i componenti. Ok, quindi il test è andato a buon fine, l'oscilloscopio ci dà risposte buone, il circuito funziona, si può saldare su scheda. Ho ultimato la saldatura su scheda ed ecco come si presenta il circuito. Tutti i componenti precedenti sono stati messi in un modo un po' più ordinato. Queste sono la parte di sotto con le saldature. Io preferisco fare dei ponticelli con il filo doppino, mi trovo più comodo così. Diciamo, ognuno ha il suo stile, l'importante è che funzioni. Mi ha dato qualche problemino all'inizio, ma semplici problemi di false saldatura. Questi saranno i pin. Guardiamo gli input e gli output della scheda. Questi due saranno i pin di alimentazione, quindi sono i due input di alimentazione, meno e più. Questo è l'input del micro, infatti da qui lui andrà a controllare questo transistor che comanderà poi la PWM sulla ventola. Questo è un transistor BD139 che anche questo molto economico, molto commerciale, quindi è sovradimensionato come il MOS per gestire la potenza che gli vado a richiedere. Mentre questi sono i pin di uscita della ventola, quindi si collegheranno qui. Da notare che ho messo un diodo in più, quindi vi raccomando, fra questi pin deve essere messo un diodo di ricircolo,
altrimenti rischiate di rompere il transistor sotto, perché quando si spegne ovviamente la componente induttiva della ventola andrà a spingere sul transistor e se non c'è un diodo di ricircolo andrà a romperlo. Il diodo è un 1N4007 come quello che ho montato qui, questo qui. Quindi si tratta di un diodo, viene chiamato general purpose, in genere per la 50 Hz, ma essendo che switcherò a 500 Hz con il micro più o meno, non ha problemi di tempi di recupero e correnti inverse, quindi è adatto per fare quel lavoro lì, insomma. Ok, quindi ultimata la schedina, questa parte si conclude e nel prossimo video andrò ad realizzare la parte di eh, amplificatore per quanto riguarda il sensore di temperatura, quindi la termocoppia. Bene, alla prossima!